Rich and audacious, the ancient city of Léptis Magna became a veritable African Rome under Septimius Severus, a child of the city who became emperor. Then the sand of the Libyan desert covered it with its mantle for over 1,000 years. Today, Léptis Magna tells us the story of the golden age of the Mediterranean, crossroads of civilizations, crucible of cultures and religions. In the Forum, Latin mixed with Phoenician and Greek. In the temples, the gods of Olympus were worshipped, but so were the Egyptian Isis and Jesus Christ. However, just like a firework display, this dream of eternity was to die out within a few generations. Why? How? Historians and archaeologists are still trying to understand. An African Rome on the opposite shore of the Mediterranean, this was an ideal excuse for a freshly unified Italy on the verge of fascism. It would build a colonial empire on the foundations of ancient Rome. In 1911, Italian troops hounded a dying Ottoman Empire out of Libya. When Mussolini visited African Italy in 1926, he gave the archaeologists enormous resources. As quickly as possible, the Italians had to be able to say, "This land is ours, as it belonged to our Roman ancestors." The fate of Léptis was thus linked closely to that of the archaeologists who filed through its ruins in order to revive its history. In the 1960s, the Italian archaeologist Antonino Di Vita entered into the legend of Léptis Magna. From a cocoon of sand, he exhumed an amphitheater, a gigantic monument with room for 15,000 people. He also supervised the restoration of the Arch of Septimius Severus, which became the site's symbol. After Colonel Gaddafi's revolution in 1969, he had to leave Libya and abandon his unfinished work. Però era completamente colmo di sabbia e io ho levato 60.000 metri cubi di sabbia da questo anfiteatro per portarlo alla luce. Professor Antonino Di Vita, still active at the age of 83, has come to supervise the University of Macerata's team. Perciò qui non siete arrivati fino alle fondazioni, perciò, no, abbiamo scavato. Perciò per sapere veramente qual è l'ideale sarebbe fare uno scavo all'interno. Several teams of archaeologists are at Léptis Magna's bedside. After such a long sleep, the city has not yet revealed all its secrets. Non c'è nessuna città nel mondo del Mediterraneo, nessuna, né scavata dagli inglesi, né dai francesi, né dai tedeschi, nessuna che sia paragonabile a Léptis. Io le conosco tutte, nessuna è paragonabile, perché c'ha il porto, perché c'ha l'anfiteatro, perché c'ha il circo, perché c'ha i templi, perché c'ha le strade, perché c'ha le case. È una città completa, perciò è il top che si possa avere. The city's history began 3,000 years ago, between Carthage and Alexandria. The Phoenicians built a trading center at the mouth of the Wadi Lepta, a seasonal river whose bed was followed by African caravans as far as the sea. After the destruction of Carthage in 143 BC, Léptis was to become one of the greatest ports of the Roman Mediterranean. Ships loaded with wheat, olive oil, gold, wild animals and slaves left here for Naples and Ostia.
The city was rich and wanted to show it. Temples, baths, nymphaeums and theatres were built. The local dignitaries wanted to imitate Rome and Pompeii. At the beginning of the modern era, in 9 AD, a rich man called Annibal gave the town a modern marketplace. Dominating the entrance, a symbol of the intensity of trade along the shores of the Mediterranean, is a conversion table for Punic and Egyptian cubits and Roman feet. Alongside the archaeologists, painters and today infographics artists attempt to give life back to what is no more. Etienne Jacques-Truyère is reconstructing the Great Nymphaeum. This monumental virtual fountain is the result of hundreds of readings that he took on the site as an architect and the hypotheses of archaeologist Corinne Sandoz. Ce massif-là n'a de sens que si, au-dessus de ça, il y avait quelque chose de très très lourd. C'est une des hypothèses de reconstitution, avec la grande coupole ici, qui ramènerait le monument à 24 mètres. C'est un monument dédié à l'eau et dont le seul objet était de montrer aux gens qui venaient du désert à quel point Rome était riche et puissante. Il faut imaginer l'effet, l'impact que ça pouvait avoir de rentrer sur cette grande voie éclatante, brillante, gigantesque et pleine d'eau pour ce voyageur qui avait passé des semaines et des semaines dans le désert et dans la poussière. C'était une façon de dire, nous sommes les plus forts. On n'est pas très loin de l'effet Las Vegas, je pense. In 193 AD, Leptis was at its peak. It gave Rome an emperor, Septimius Severus, also known as Septimius the African. The city then covered itself with marble, imported from Greece and Egypt. The Arch of Septimius, built at the crossing of Leptis' main roads, tells of the emperor's triumphs, his respect for tradition, his lineage, and his descendants. When he died, Septimius left the empire to his two sons, Caracalla and Geta. But Caracalla murdered his brother, and his memory was damned, as this planishing shows. For archaeologists and historians, a number of questions about this city are still to be answered. How did Rome integrate the Mediterranean peoples into its empire? Who were these proud and powerful Romans of Africa? No, erano punici, non erano romani. I romani non l'hanno mai occupato la Tripolitania. Mentre hanno occupato la Tunisia e hanno creato 1000 colonie in Tunisia, la Tripolitania non è stata mai occupata dai romani. Le tre città della Tripolitania sono diventate amiche di Roma e entrando a Roma nell'impero romano come indipendenti. Tant'è vero che Leptis è stata la prima ad avere il culto di Roma di Augusto nell'8 a.C., la prima in tutta l'Africa, perché si sono subito rese conto dell'enorme ricchezza che gli portava a Roma. The University of Macerata team is studying the architectural structure of the amphitheatre. Their analyses have revealed the building techniques used by the Phoenicians and the Carthaginians. Via. This monument was one of the first amphitheatres to be built in the Roman world. Excavations have made it possible to date it at 56 AD. The emperor at the time was Nero, who's said to have coined the phrase bread and games. Questi spettacoli avevano un certo costo e venivano pagati dai notabili della città, cioè dalle persone potenti che offrivano alla popolazione questi spettacoli. Diciamo era piuttosto
importante perché era legata all'accettazione, alla propaganda, in qualche modo come dire, a quanto una persona politica poteva essere sostenuta dalle masse di cittadini, insomma, no? Quanto trovava accoglienza il personaggio, e quindi questa cosa aveva un ritorno di immagine, quello che oggi si chiama ritorno di immagine, né più né meno. In tutte queste nicchie c'erano i rilievi che sono nel museo. The amphitheatre and the alleys that lead to it were built in a mixture of styles. Inside the dark corridors, we find Nemesis, the protector of the games, who accompanied the gladiators as they entered the arena. Quindi le classi dirigenti e le classi potenti di qui avevano tutte le intenzioni di mescolarsi e di assimilarsi alle classi e allo stile di vita della città romana. Noi in Italia, dopo la guerra, avevamo, no, il sogno americano. Cerchiamo di presentare l'edificio. Un edificio scientificamente non si può presentare se non hai i rilievi. E quindi stiamo facendo il rilievo di dettaglio per presentare l'edificio, solo che ci vorrà molto tempo. Con le missioni che abbiamo e i pochi soldi che lo Stato italiano dedica alla ricerca. 2/3 of the ancient city are still beneath the sand. The circus, partially revealed here, is located between the amphitheatre and the sea. Massimiliano Munzi of the University of Rome III is trying to prepare a cartography of Léptis through the centuries. Si scava più o meno dal 1920, in maniera continuativa. GPS readings, satellite images and old maps enabled us to understand the history of a century of digging. The archaeologists, supported by geologists, are trying to establish how the digs developed on the site. Their aim is to understand what has been moved and what we can still hope to find under the sand. Questa è stata fatta veramente qualche giorno dopo l'occupazione dal corpo dei topografi militari italiani. Quindi questa del 1912, questa del 1914. C'è una differenza di scale. Per noi è molto importante perché ci permette, sono documenti che ci fotografano il quadro della città, il paesaggio della città avanti gli scavi. This study also helps us understand how far the city boundaries extended. Tuttavia la città era ancora più vasta, perché il grande circuito dell'Agere dei Monticelli, quello che include anche la diga, aveva un'espansione, un arco di cerchio di questo genere. Finire il lavoro del suburbio occidentale per il momento vuol dire finire. The researchers of the University of Rome III have widened the scope of their study to include the region that feeds the city. An international pluridisciplinary team has been put together by Professor Luisa Musso, who has been surveying Léptis for a quarter of a century. Ho sempre preferito fare lo studio qui perché sappiamo che in Italia poi la gente lo studia, però i risultati sono These funeral urns were discovered in the same underground tomb at the city's western boundary. Studying them will enable us to get the dead to tell us what life was like in Léptis. In questa tomba che stiamo studiando sono state conteggiate almeno 140 di urne, così, cassetta, quindi in teoria 140 persone, 25, almeno 4 generazioni. Questa è una moneta. Era l'obolo di Caronte. Era la moneta che veniva messa per il defunto per passare e traghettare l'anima, no? De Caronte traghettava le anime. The urns contain the ashes and remains of bodies incinerated according to Léptis funeral rites.
Everyday objects belonging to the deceased have also been found. These are valuable sources for an intimate study of this family over 4 generations. Ecco, tipo queste bottiglie che naturalmente venivano messe nella sepoltura piene di vino, oppure vasetti tipo questo. Sì, intanto i materiali sono materiali di uso comune, quindi tutto quello che veniva adoperato nella vita quotidiana a Léptis. Abbiamo delle tombe con 850 pezzi di corredo. Studio delle ossa per quanto riguarda la parte dei cremati, soprattutto per vedere l'età quando è possibile e il sesso, e se le ossa sono abbastanza grandi riusciamo anche a vedere delle patologie, delle malattie scheletriche. Le urne, c'è il passaggio dalla scrittura neopunica alla scrittura latina, ci sono delle urne con le scritte con i caratteri latini. Ecco, qui dovrebbe essere una F, invece io avevo visto una P, però sembra che sia anche una R, puis il nome del padre, Mi Gar, con queste là. The change from Punic writing to Latin is at the heart of the work being done by epigraphist Ginette Di Vita-Evra, Director of Research at the CNRS. The monument with the most inscriptions is the theatre, built at the beginning of the modern era by a rich inhabitant of Léptis of Carthaginian origin. La première phase qui montre cette tendance à la romanisation, c'est de donner à ces enfants des noms latins. Annobal, le constructeur du marché et du théâtre lui-même, après sa généalogie à la punique, fils d'un tel, ajoute le nom romain Rufus, donc, qui est un nom tout à fait banal, mais bien latin. A dedication engraved on the outer side of the entrance to the theatre gives him the title Ornator Patriae in Latin. On the inside, the Latin inscription is subtitled in Punic. Nous avons la traduction non pas des détails techniques de la titulature d'Auguste, qui n'intéressait pas beaucoup les Lepsitains de l'époque, mais nous avons le nom et les titres du donateur en néopunique. Annobal est quelqu'un qui est très sensible au langage des signes, au langage des symboles. This phenomenon of Romanization can be seen almost everywhere in the city. But the question debated by archaeologists is, to what extent did the population remain attached to its original culture? Personalmente penso che sia stata vincente l'integrazione. Altri colleghi pensano invece che sia stata una civiltà molto legata alle proprie tradizioni pre-romane. Naturalmente si possono vedere le cose da diverse sfaccettature. Quello che emerge, almeno a livello pubblico, ma non solo a livello pubblico, se uno va a Silin vede un tipo di casa, un modo di vivere che sicuramente è mutuato dall'esempio dei grandi ricchi italici e romani, insomma, che già a loro volta avevano assunto modelli del mondo ellenistico. Eccoci. Senti, ma che ore sono adesso? Quanto tempo avete? Today, these classical studies are joined by technological investigations, thanks to tools like the 3D scanner. Per ricostruire tridimensionalmente tutta la struttura ci è bastato fare 3 scansioni, una dal centro del palco e 2 sulla sommità del teatro. E lo possiamo vedere il teatro che si costruisce in diretta davanti a noi.
Sono scansioni molto veloci, con circa 6 minuti, ogni scansione dura 6 minuti, con una risoluzione di 5 cm. Non so se si riesce a vedere, un po' complicato, piano piano, che questo è il punto dove è posizionato lo scanner e la costruzione man mano che si sposta dei punti che definiscono il tridimensionale. The work of archaeologists is changing. New techniques, but also new questions, are opening up new perspectives. C'è uno studio in fondo proiettato sul tridimensionale, sul vedere i monumenti e gli oggetti che studiamo in prospettiva, entrandoci dentro anche, e in tempi brevi, quindi con un abbattimento dei costi estremamente notevole. Quando si faceva un rilievo strumentale di vecchio tipo i tempi erano lunghissimi e l'impegno proprio sul terreno enorme, e invece adesso in poco tempo riusciamo a recuperare molti più dati e tutti affidabili. Resisti! Questa sera cammellino per tutti! Quando uno nasce starta. Me l'ha detto mia madre appena nato. Ma avete fatto tutto? Tutto, bellissimo. No, non ci credo. هاي زاك الاخراني هاي الاولاد هاي At the time of Septimius Severus, most rich citizens lived outside Léptis. Along the coast there was a villa like this one every 300 or 400 meters. On the hills, battalions of slaves worked in the olive groves and on the farms. The sale of olive oil throughout the empire permitted the well-off to have a lifestyle similar to that of Baia or Pompeii, where the rich Romans had holiday resorts. Anche in antichità doveva esserci un dislivello tra le fondazioni della villa e la spiaggia vera e propria. In parte la villa è crollata al mare, quindi aveva una parte che si è perduta, e qua si vede bene tutto l'impianto termale che è stato ricostruito per protezione, ma che doveva presentarsi con queste cupole. At the height of its splendor, Villa Silene had 40 rooms, all decorated with frescoes and mosaic floors. Gladiator fights, characters and scenes from mythology. Everything in the villa celebrates the coming of a golden age. Hosts and guests also had private baths, in spite of water being scarce. Buried under the sand, frescoes and mosaics reached us intact, but as soon as they came into the light, they began to deteriorate. Visits by tourists have been called off today, as a Libyan emergency team has to deal with leaking water that's damaging the walls and floor. Nearer the city, the hunting baths are facing the same fate. Andrea Gianantoni, an engineer from Rome, has come to assess what protection work is most urgent. It's his first visit to the site. He's astounded by the savoir-faire of his Roman predecessors. Gli eventi sismici che ci sono stati, che hanno anche devastato l'intera città di Léptis Magna almeno un paio di volte nel corso della sua storia, non hanno interessato più di tanto questo ambiente, perché proprio per questa capacità di forma che ha. È una concezione molto moderna dal punto di vista sismico dell'organizzazione strutturale. The shouts of famous gladiators and the growling of wild animals are visibly fading away.
life was sweet in Léptis in its days of splendor. Doveva essere una città di dimensione umana, una città di 40.000 abitanti, forse dicono 60.000 al massimo, contando il contado. Una città che aveva tutto sommato un bel clima, no? Cioè non si stava male, un clima mediterraneo, mite, una città ricca sicuramente. E una città sicura, questo mi sembra anche importante, perché in fondo è una città che è vissuta abbastanza tranquilla per un numero consistente di anni. To protect this well-being and security, Septimius Severus built 3 large forts. Bugem, Gadames and Geriat watch over the strategic routes. Professor Michael Mackensen of the University of Munich has pushed out to the frontiers of the Roman Empire. Wir haben einen weiten Blick hier über das Pre-Desert, also die aride oder semi-aride Halbwüste. Eine Landschaft, die absolut faszinierend ist, zumindest für mich. Und die heutige Straße entspricht im Grunde genommen auch der römischen Straße, die hier nach Süden führt. After excavating Roman military camps on the Danube and in Egypt, he's undertaken to excavate the fort at Geriat, one of the 3 advanced posts of Tripolitania. Also es war einfach auch Aufgabe, nicht nur militärische Kontrolle, sondern auch Personen- und Warenverkehr durchzuführen und entsprechende Zolleinnahmen einzukassieren. 800 men lived in this fort in extreme conditions, sandstorms, freezing in winter, and temperatures bordering on 50 degrees Celsius in summer. Dann sehen wir, wie weit es hier überhaupt römisch sein kann. The archaeologists have found witnesses, itineraries, memorandums, letters. They tell us of the life and nostalgia of these legionnaires who had been sent so far from home. Wir haben hier eine wiederverwendete römische Grabinschrift, die für uns eine ganz wichtige Quelle ist, weil sie zeigt uns auch, dass Soldaten der Legio Tertia Augusta aus Lambesis hier auch gestorben sind in ihrem normalen Dienst. Und bei diesem Soldaten, dem Gaius, kann man auch die Altersangabe noch lesen. Er ist 32 Jahre alt geworden. Wir sehen, unter welchen extremen Bedingungen Leute hier an der Südgrenze des Imperium Romanum leben mussten und konnten. Und zum anderen wirft es natürlich auch auf die Organisationsfähigkeit des römischen Staates ein entscheidendes Licht, dass es möglich war, ein circummediterranes, das gesamte Mittelmeer umspannendes Reich mit einer relativ geringen, zahlenmäßig geringen, aber sehr effizienten Organisation oder Verwaltung zusammenzuhalten und die Reichsgrenzen zumindest über lange Jahrhunderte zu sichern. Im 3. Jahrhundert oder nach 250 haben wir große Konflikte in den Donauprovinzen und an der persischen Grenze. Und das ist eben auch der Zeitpunkt, wo hier die Truppen abgezogen werden. There's no doubt about it. This military withdrawal had an influence on the city's decline, but it doesn't explain everything. The Roman Empire in general began to crumble in the 3rd century after Septimius Severus. Caracalla abandoned his father's plans to carry out major work, like building a second forum, because they proved too expensive. The rich citizens of Léptis followed the emperor to Rome and took their investments with them. And yet archaeologists and historians continue to wonder about the speed of Leptis Magna's decline. Whether a cause or consequence of this decadence, the harbour filled with sand and collapsed. The dike built to deviate the course of the Wadi Lepta gave way. To understand when and why, drilling has to be done and permission obtained to export the specimens. This is the work that the University of Rome 3 team will do on their next visit.
Archaeologists will then know whether an earthquake was responsible for the dam's collapse. If not, then the build-up of sand in the harbour was no doubt due to the lack of resources of a bankrupt city incapable of maintaining its infrastructures. Questa terra su cui noi siamo è il riempimento che si è... No, la cosa che mi lascia perplesso è che essendo arrivato con una certa violenza, questi qua proprio piazzassero la villa. Certo, un rischio è appunto, però cioè quello di no, scemi completamente. Se la parte che è crollata è questa, forse è probabile che fosse più dritto. Parliamo di un problema della creazione di questa infrastruttura, chiamiamola, cioè della canalizzazione dell'Uadi che arrivava in certi periodi dell'anno con una certa violenza e per evitare che con foga andasse nella zona della città e poi portando detriti ostruisse l'accesso al porto, hanno fatto deviare questo corso d'acqua, chiamiamolo, creando questa imponente struttura che va datata. Cioè il problema è quando è stata costruita. Il problema del terremoto. E più c'è il problema del terremoto, che è un'altra bella cosa, riguarda altre fasi, solitamente però si è anche pensato che il crollo della diga fosse in qualche modo collegato col terremoto. Quindi quello che noi dicevamo prima, cioè studiare la città, ma studiare il territorio, perché e questo è territorio, ma incide profondamente sulla vita commerciale della città. Another explanation for the fall of Léptis is the arrival of the Vandals, who met with little resistance. In 439, Léptis Magna was conquered and its wall torn down by the invaders. The Byzantines of Belisarius and Justinian reconquered the city in 534. It's this Léptis Magna, henceforward Byzantine and Christian, that interests Uwe Mahler of the University of Mainz. Man kann sagen, dass hier im 6. Jahrhundert ein regelrechter Bauboom einsetzte, was Kirchen angeht. Es scheint eine ganz gezielte, bewusste Politik des Justinians gewesen zu sein, hier diesen Kirchenraum, diesen Stadtraum einerseits zu befestigen mit einer massiven Mauer und andererseits dann im Inneren zu strukturieren durch zahlreiche Kirchenbauten. The Severan Basilica became a Christian church and the Forum became a military camp. The city's perimeter was reduced. From a great city open to the Mediterranean and Africa, Léptis Magna was changed into an inward-looking strategic citadel. Last year, the Mainz team began excavating the church in the old Forum. This made it possible to see how the abandoned monuments of the ancient city have been recycled. Sie sehen hier, wie tief wir etwas gekommen sind. Das sind ungefähr etwa 1,80 Meter bis 2 Meter gewesen. Und diese 1,80 Meter, diese 2 Meter spiegeln letztlich die Geschichte von 700 Jahren wider. Und wir haben eben diese frühen Phasen mit der punischen Lehmziegelmauer. Wir haben dann Bauphasen des 1. Jahrhunderts, die wir greifen können. Und dann haben wir eigentlich eine Phase, in der dieses Gebäude scheinbar sehr lange bestanden hat, dann irgendwann aufgegeben wurde und dann schließlich im 6. Jahrhundert umgebaut wurde in eine Kirche. Little is yet known about the development of Christianity before the Byzantine period. According to historical sources, there seems to have been a bishop in Léptis from the 3rd century on, but the archaeologists still haven't found any proof. Und interessant ist eben in byzantinischer Zeit, denke ich auch, dass hier damit zu rechnen ist, dass mit den Truppen des oströmischen Feldherrn Belisar eben ein ganz neuer Einfluss geltend zu machen ist. Léptis Magna gehört zum Westteil des Imperium Romanum, war über weite Zeit geprägt von lateinischer Sprache und in byzantinischer Zeit wird sich dies zwangsläufig geändert haben. Anzeichen dafür können wir auch feststellen, wenn wir uns die Gräber anschauen, die aus dieser Zeit stammen. Interessanterweise haben wir hier an der Basilika am Alten Forum Gräber mit lateinischen Inschriften. Hingegen an der Kirche in der Nähe des Severischen Forums finden wir zahlreiche griechische Inschriften. Also in Léptis Magna ist eigentlich nur ein geringer Teil tatsächlich ausgegraben. Wenn man durch die Straßen geht, hat man den Eindruck, es ist großartig wieder ausgegraben, aber es sind doch weite Bereiche noch vollkommen unter Sand und bieten Arbeit für Archäologen in den nächsten Jahrhunderten letztlich.
The Byzantine period was a burst of activity rather than a renaissance. The city never recovered from the damage caused by the natural catastrophes and the destruction wrought by the Berbers in 523. It fell into a cultural obscurantism linked with new religions, first Christian and then Muslim. There was no longer any room in Léptis for grand spectacles, games, pleasure, and culture. The mirages of caravans coming out of the desert disappeared for good. From the 7th century on, Léptis gradually sank into the sand. The scope of action of modern archaeology widens as the area develops through the ages. The aim today is to tell the story of Léptis in its historical and geographical context. To get the land to speak, the Italian archaeologists are following the Wadi Lepta upstream. Olive groves still stretch for tens of kilometers. It's easier to understand why the land above Leptis Magna was the main oil-producing area in the Roman Empire. The village of Breviglieri, an hour's journey by road from Léptis, was built by the Italians in 1938. The remains of this ancient Roman farm were used to show that colonization was legitimate. Questo siamo al centro di una fattoria e questi sono gli impianti per la produzione dell'olio. Questo è uno dei due pilastri. L'altro pilastro dove stava? Qua. As he was giving archaeologists enormous resources to reveal and rebuild the ancient town, Mussolini sent poor peasants from the plains of the River Po to conquer the new Libyan El Dorado. Il documento cinematografico che vi presentiamo è uno dei più antichi e rari, perché vi racconta con muta quanto irresistibile eloquenza quali furono i duri inizi della colonizzazione italiana in Libia. In che modo l'arabo, nomade e fannullone, fu educato dagli italiani alla scuola e alla civiltà del lavoro. E qui siamo nel villaggio di Breviglieri, oggi si chiama Alcadra. Come vedete è una piazza in puro stile razionalista, con tutti gli edifici tipici di una cittadina di fondazione italiana, quindi abbiamo la chiesa, il municipio, poi c'è la posta. Mussolini's motto, Vinceremo, we will conquer, is still legible on the school walls. Questa è una zona ricchissima, fertilissima nell'antichità e il fatto di inserire nell'architettura, nell'urbanistica del villaggio una fattoria, i resti della fattoria, era programmaticamente un auspicio che la popolazione italiana venuta qui riuscisse a emulare gli avi, i predecessori dell'età romana. The Rome 3 team, seeking out a more recent past, are following the route taken by the caravans. On the hills at Taragliat, grain storehouses tower above the wadi. These 4 to 5 story sentinels of the Léptis hinterland were used as granaries, but also as fortresses. Qui siamo sul sito degli Ixura Darayer, che sono due fortificazioni che si trovano proprio sul corso del Wadi Taraglat. E sono occupati già dalla prima età islamica e presentano anche frequentazioni di età romana. There's no digging here. The archaeologists are scouring the ground for pre-Islamic clues to try and understand what happened at the end of the Roman period. Molto piccole. Ecco, vedi. Questa purtroppo non è leggibile. Comunque è sicuramente una moneta del tardo periodo imperiale, quindi diciamo il IV-V secolo d.C. The remains of another age, much closer to us, bring Massimiliano back to the colonial period. In questa zona si sono svolte anche delle azioni di guerriglia
negli anni 20, perché qui vicino alla zona di Taruna era la roccaforte dei mujahideen libici e quindi in questa parte si è molto combattuto fino alla metà degli anni 20. Questi possono essere riferiti a quegli episodi. Although less spectacular than uncovering large ancient monuments, the scope of present-day research is widening. Modern archaeology is weaving ties between the past and the present, between the land and the men, both famous and anonymous, who have written its history throughout the ages. Deve essere una sepoltura abbastanza recente, del XX secolo probabilmente. Quindi deve essere legato probabilmente a qualche evento particolare, ma un'idea potrebbe essere che si tratta dei morti a seguito di scontri di cui abbiamo parlato qui nelle zone vicino Taruna negli anni 20, però è soltanto un'ipotesi. Marara, no? Solo Marara. When Colonel Gaddafi came to power in 1969, he drove the last Italians out of the country. Since then, the 7th of October has been known as the Day of Vengeance. Time has passed, and economic interests have supplanted questions of principle. And so these images greet visitors to the Archaeological Museum in Tripoli. In 2008, Italian Prime Minister Silvio Berlusconi returned the Venus of Cyrene to Libya and promised to pay $5 billion in compensation for crimes committed under colonial rule. In return, Colonel Gaddafi promised to end the flow of migrants embarking in Libya for Lampedusa and Europe. Archaeology and politics meet to write a new page in Italo-Libyan relations. إجابة لهذه المطالبات المستمرة من القيادة الليبية استجابت إيطاليا لاستعادة تماثيل فينوس سواء الموخوذ أو المهجر من المنطقة الغربية أو فينوس المهجر من المنطقة الشرقية أعادتهم. لكن صحيح يعني الآثار في بداياتها استخدمت لأغراض سياسية. كان يهدف من وراء الكشف الأثري هو تأكيد الأفكار الاستعمارية في ذلك الوقت على أن مثلا بالنسبة للإيطاليين أن ليبيا هي الشاطئ الرابع لإيطاليا وأنها جزء من الثقافة الإيطالية. The first Westerners to re-establish contact with Libya, outlawed by the United Nations and isolated as a result of embargoes, were archaeologists like Antonino Di Vita and Luisa Musso. You know that his efforts shed a lot of light that Libya is not an isolated place, but it is integrated in the world, and it is a very important role, and keeping its evidences, concrete evidence that Libya was a bridge between different cultures. The whole little world of Libyan archaeology is here in Mustafa Turcman's office. In München, Stefan Ritter. Since 1911, the story of archaeology in Libya has been told against a backdrop of colonization, the struggle for independence, the rejection of the West and its symbols, and perhaps today a shared Mediterranean identity. It's not easy to work in Libya. Archaeologists have to face problems and disappointments. The land they're exploring is not well. Anatol? Wait. Wen hina? Kasura. Oh.
Das stand da oben drauf. شوف ولا امشي؟ Ja, شوف. Schuf. Was ist da passiert? Aber schauen wir mal, dass wir... Okay, jetzt können wir runtergehen. Nachschauen. Also im Frühjahr stand es ja noch bis zum ersten Stock quasi. Der ganze Sockel war vorhanden, oder? Ja, absolute Katastrophe, oder? Also jetzt haben wir hier wirklich mutwillige Zerstörung. Jetzt ist nur noch der Sockel erhalten von einem riesigen Pfeilergrabmal, das zumindest vor 3 Monaten oder 4 Monaten noch 4 Meter oder 5 Meter hoch erhalten war. Das ist überhaupt nicht verständlich, warum so etwas passieren kann. Man muss ja hier mit einem Truck oder mit irgendeinem Caterpillar hochfahren, um diese Zerstörung anzurichten. Das ist ja alles hier mit brutaler Gewalt auseinandergerissen worden. Das ist Vandalismus. The mausoleum that had crossed almost 2 millennia was the latest victim of modern contempt for history. Perhaps because the Libyans have not yet taken ownership of this heritage, which they associate with colonialism. Villa Selene is threatened. Since the mosaics and frescoes have been brought out of their cocoon of sand, they have deteriorated. While they're waiting for the funding that will enable restoration of the house and its frescoes, the Rome 3 team is archiving the building on a hard disk. Questa è l'immagine tridimensionale. Ecco, si vede bene la nuvola di punti che descrive completamente la geometria degli oggetti ripresi. Quindi maggiore sarà la risoluzione, migliore sarà il dettaglio, no, degli oggetti che vengono rilevati. Invece di stare tutto questo, forse i nostri figli sorrideranno quando vedranno queste cose, cioè un laser scanner che pesa 20 kg, probabilmente starà dentro un oggettino, un telefonino che ci permetterà di riprendere non solo dal punto di vista come se fosse un video, ma di ricostruire tridimensionalmente la realtà. Cioè io posso toccare un muro e sapere la storia di quel muro, adesso non lo posso fare. Se io tocco un muro, sento il muro che è un po' freddino e un po' rovinato, ma non sento altro. Se tocco un muro in una realtà virtuale aumentata avrò tutta la storia di questo muro, chi l'ha fatto, chi l'ha riparato, eccetera, chi l'ha restaurato, che si chiama realtà aumentata, e su questo già ci si sta lavorando tantissimo. Ma se io l'aggiornamento lo faccio in continuo avrò una quarta dimensione e quindi potrò descrivere la realtà mentre cambia nel suo divenire. Questo è un po', diciamo, un po' fantagista come lo chiamiamo noi, però insomma non è così tanto lontano dalla realtà. Colleghiamo Villa Selene al territorio, no? Ubicandola in modo corretto all'interno del territorio e alla sua dinamica. Una volta c'era solamente un foglio di carta che descriveva con mappe o con rilievi dettagliatissimi di precisione, ma erano scollegati dal punto di vista, diciamo, geografico. By connecting up all these data, these new archaeologists are inviting us to rediscover the land, like Herodotus, whom we have to thank for the first chronicles on Libya in the 4th century BC. But also like George Lucas, who got his idea for the planet Tatooine in Star Wars from these Roman villas. Depuis le 19e siècle, il y a plein d'architectes, de peintres, de dessinateurs qui ont imaginé des villes fantastiques à partir de l'Antiquité. C'est beau, c'est tout simplement beau. Et je dirais qu'aujourd'hui, en 3D, on continue à faire ce travail-là, qui est un travail plus d'imagination, de projection, qu'un travail strictement scientifique. Mais les reconstitutions en 3 dimensions, c'est ce que moi j'appelle la part du rêve. Et ce qui permet après ça de tenter de faire rêver un maximum de gens et très pragmatiquement, par exemple, de faire venir des touristes. The dream factor.
a dream that tottered as reality crept up on it. Leptis Magna, the Mirage City, was the reflection of Rome as long as it had the means to grow and rival the capital of the empire. Leptis, the African Rome, has not yet given up all its secrets, but for archaeologists, the priority today is to make sure it survives. Hai visto com'era l'arco quando l'abbiamo trovato? Pensa che le guglie che pesano 15 tonnellate e le vittorie 7-8 tonnellate. Quindi è stato un cantiere difficile. Comunque questo là è il Sidret el Balik e il mausoleo di Sabrata sono i regali che io lascio alla Libia. Leptis Magna has told us the story of the Mediterranean at the crossroads of great ancient civilizations. Today it could tell us of its future as a place for exchange and dialogue. L'archeologia serve a conoscere il nostro passato e conoscendo il nostro passato a conoscere noi stessi. Ma se noi ci proiettiamo in una società che è tutta proiettata nel futuro e che ha tagliato le sue radici col passato, non serve a niente.